Volete migliorare il vostro italiano senza spendere una fortuna in corsi privati? Oppure state cercando delle risorse aggiuntive per integrare le vostre lezioni tradizionali? Bene, siete nel posto giusto. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano e questo è il mio canale Lernamo per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. Con questo video scoprirete le migliori risorse online gratuite o comunque poco costose per imparare l'italiano in modo divertente e comodamente da casa vostra, a prescindere dal vostro livello. Ecco come sarà organizzato questo video. Innanzitutto vedremo degli ottimi siti per migliorare il vostro italiano, piattaforme per l'apprendimento dell'italiano, ma sempre in maniera dinamica, divertente e non tradizionale. Poi vi darò dei suggerimenti di canali YouTube e podcast per migliorare il vostro italiano e attenzione perché alcuni di questi sono per italiani, quindi una vera e propria sfida. Poi vi parlerò anche di 2 risorse extra, sempre per contenuti in italiano, e infine vedremo qualche app comoda e utile per il vostro italiano, quindi restate fino alla fine. Come promesso, cominciamo a parlare di siti, quindi di piattaforme utili per il vostro italiano. In questa lista non potevo non menzionare Lesher, sito della storica casa editrice italiana. Questo sito è veramente una risorsa che vi consiglio e c'è qualsiasi cosa, basta fare un po' di ricerca e veramente potete trovarci contenuti grammaticali, spiegazioni, schemi generali, letture, esercizi, tutto per mettere alla prova e per migliorare il vostro italiano. E la qualità è garantita perché stiamo parlando di risorse prodotte da una casa editrice che ha anni di esperienza nell'insegnamento dell'italiano. Un altro ottimo sito, perfetto soprattutto per chi sta cominciando a studiare l'italiano, quindi per i principianti fino al livello intermedio, è Luxen, che è un sito veramente molto fresco, colorato, dinamico e vi offre aiuto gratuito per memorizzare il vocabolario e le espressioni più comuni, con audio e anche qualche riferimento alla cultura, come per esempio alla cucina italiana. Inoltre c'è supporto in molte altre lingue e quindi è veramente perfetto se state muovendo i primi passi, anche se imparate con un bambino, con vostro figlio, vostro nipote. Altra grande risorsa è learnitalian.net. Anche questo sito gratuito ed efficace, soprattutto per costruire il vostro vocabolario. Infatti è un sito che insegna parole e frasi di vita quotidiana su argomenti come la famiglia, la casa, l'abbigliamento. Ci sono anche tutorial, esercizi, giochi. Si tratta di un sistema e anche di un sito molto semplice, ma come vi dicevo prima, efficace proprio per aiutarvi a costruire il vocabolario di base su vari argomenti di vita quotidiana. Se invece una cosa che desiderate particolarmente sono gli esercizi, se avete voglia di fare tanti
e esercizi, allora impariamo l'italiano è il sito che fa per voi. In realtà non ci sono solo esercizi, ci sono anche risorse video, audio, giochi, ma mi sento di dire che gli esercizi sono il loro punto forte. Ci sono esercizi di tutte le tipologie e per qualsiasi cosa, per grammatica, per vocabolario, espressioni, e tra l'altro viene aggiornato regolarmente. E nella lista di siti per migliorare e imparare l'italiano non potevo non menzionare Lernamo. Ovviamente lernamo.com, il nostro sito web che recentemente abbiamo completamente aggiornato. Quindi se ancora non siete passati dal nostro sito web, visitate lernamo.com. Dalla homepage a tutto il resto è più moderno e speriamo più utile per il vostro italiano. Una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi è la barra di ricerca nella sezione lezioni. Andando lì potete digitare le parole chiave dell'argomento che vi interessa, ad esempio congiuntivo, e vi appariranno tutti gli articoli, tutte le lezioni contenenti quella parola chiave. Quindi se vi serve appunto qualcosa sul congiuntivo, potete scriverlo e vi appariranno tutti gli articoli, tutte le lezioni sul congiuntivo. Totalmente gratis, ricordiamolo. Non solo, quando pubblichiamo un video su YouTube, automaticamente pubblichiamo anche un articolo sul nostro sito web, articolo tradotto in 2 lingue, inglese e spagnolo. Se siete ancora dei principianti e avete bisogno di un'altra lingua come supporto all'italiano. E ogni articolo è completo, dettagliato e anche più approfondito rispetto al contenuto del video. Ci sono più esempi, curiosità e, altra cosa di cui siamo orgogliosi, alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi per ogni lezione sul nostro sito web di cultura o grammatica italiana. E non è finita qua, c'è anche il podcast. Quindi potete scaricare il podcast per ogni lezione e ascoltarlo quando e dove volete. Detto questo, passiamo invece ai miei consigli riguardo canali YouTube per fare pratica con il vostro italiano. Per un livello base, un livello principiante, mi sento di consigliarvi un canale molto interessante chiamato Zoo Sparkle. Potete già un po' immaginare il tema: natura, animali. Quindi se amate questi, sicuramente potrete apprezzare i video di questo canale. Tra l'altro la narrazione è piuttosto lenta, chiara, comprensibile e le immagini che loro anche utilizzano facilitano la comprensione. Quindi è perfetto proprio per tutti, anche per chi sta cominciando a imparare l'italiano e vuole dei contenuti per madrelingua e non soltanto contenuti di apprendimento dell'italiano. Potrete quindi imparare un po' di vocabolario della natura e del mondo animale in maniera divertente. Un altro fantastico canale è Geopop. Questo è più per un livello intermedio avanzato e sinceramente uno dei miei preferiti da quando mi è stato consigliato, perché Geopop spiega natura, scienza, geografia,
curiosità in modo facile, divertente, accessibile. Chi realizza i video parla in un italiano piuttosto chiaro, non troppo lento, ma neanche troppo veloce, e sicuramente scandisce bene tutte le parole e utilizza un vocabolario relativamente semplice, ma comunque ricco. Sicuramente imparerete nuove parole, nuove espressioni, e sarà un buon modo per abituarvi all'italiano autentico, quello dei madrelingua, quello degli italiani, nella vita di tutti i giorni, ma senza sentirvi sopraffatti. Ho già menzionato lei nel video che ho realizzato sugli audio da ascoltare, quindi un po' un esercizio di ascolto che, se ancora non avete fatto, vi consiglio di fare dopo aver guardato questo video. Il link lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione per quel video che è piaciuto tanto e sono contenta. Lì menzionavo questa ragazza che è un po' il mio idolo, perché mi piace molto il suo modo di fare video. Infatti, il suo modo di esporre l'argomento, che non è per niente facile. Sto parlando di Elisa True Crime. Lei parla un italiano veramente molto buono, non veloce, anzi, direi, lei scandisce bene tutte le parole e l'argomento è duro, stiamo parlando di crimini, quindi un po' scuro, ma lei riesce sempre a presentarlo in una maniera molto coinvolgente, molto interessante. Quindi se vi piace questo genere e se vi piacciono appunto le storie vere di cronaca nera, sicuramente adorerete questa ragazza e il suo canale. Ovviamente tra i migliori canali YouTube per il vostro italiano non potevo non menzionare l'Ernamo, canale in cui siamo. Questo canale è nato con l'obiettivo di aiutare chi sta imparando l'italiano a migliorare la propria conoscenza della lingua e della cultura italiana. Quindi ci sono appunto contenuti su questi temi e cerco sempre di portarvi e offrirvi contenuti utili, ma anche divertenti, anche interessanti, che possano coinvolgervi. E vi ricordo che se avete bisogno di qualcosa in particolare, di un video in particolare su un argomento che vi crea confusione, potete sempre lasciare un commento. Cerco di leggerli sempre tutti, e se ancora non ho realizzato un video su quell'argomento lo posso fare. Se questo canale vi piace, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video, e per questo potete anche iscrivervi ai nostri gruppi Instagram, Telegram e WhatsApp. Così non vi perderete nemmeno un contenuto. Adesso passiamo invece alle risorse audio. I podcast, che personalmente credo siano veramente un'ottima risorsa, qualcosa che non dobbiamo vedere e che quindi possiamo ascoltare praticamente ovunque, in palestra, mentre cuciniamo, mentre lavoriamo, mentre facciamo la doccia, mentre passeggiamo con il nostro cane o con i nostri figli. Vediamo un po' quelli che ho scelto per voi. Innanzitutto Will, il podcast di Will Media, che secondo me va bene per cominciare, per chi ha ancora un livello principiante. Non è un podcast per imparare l'italiano, è un podcast per italiani, ma il linguaggio è accessibile, il ritmo è moderato, quindi
secondo me è molto buono per chi sta imparando la lingua e vuole ascoltare contenuti per madrelingua ma senza sentirsi sopraffatto. Gli episodi sono molto brevi, 10-15 minuti al massimo, e i temi sono i più disparati: attualità, curiosità, tecnologia, ambiente, società. Altro podcast secondo me molto interessante è Storie di Cecilia Sala. Lei è una giornalista molto brava che racconta reportage dal mondo in modo molto interessante e coinvolgente. Ovviamente lei è molto brava con le parole, essendo giornalista, ha una voce molto chiara, un ritmo moderato e il suo vocabolario è ricco ma anche accessibile. Quindi sicuramente ci potranno essere delle parole che non conoscete, ma mi raccomando, il contesto deve essere quello su cui dovete concentrarvi. E poi fa sempre bene imparare qualche parola, qualche espressione nuova. Questo podcast è perfetto per capire un po' come funziona il giornalismo. Altro podcast che personalmente mi piace molto, Scientificast. Questo lo consiglierei a chi ha già un certo livello di dimestichezza con la lingua italiana, perché chiaramente stiamo parlando di un podcast, come dice il nome stesso, scientifico. Infatti, in questo podcast un gruppo di ricercatori parla di scienza, ricerca, attualità scientifica, ma sempre in modo coinvolgente, accessibile e spesso anche divertente. Il linguaggio tecnico, scientifico, viene comunque spiegato bene per renderlo accessibile a tutti, anche agli italiani che non sono esperti del settore. E poi il formato è veramente conversazionale, quindi questo lo rende molto piacevole e leggero anche da ascoltare. Ottimo se volete migliorare la vostra capacità di comprendere testi informativi anche complessi e di imparare vocabolario scientifico, tecnico, in contesto. E un altro podcast che potrebbe piacervi veramente per tutti i livelli è Italian Stories in Italian. Questo, a differenza dei precedenti, è più indicato proprio per chi sta imparando l'italiano come lingua straniera. È molto interessante come supporto al vostro studio della grammatica italiana, per esempio. E ascoltando le storie di Barbara in italiano, sicuramente potrete imparare nuove parole, nuove espressioni, tutto mentre ripassate in qualche modo anche la grammatica, la struttura delle frasi. Non è finita qua. Se amate i contenuti italiani e in particolare se amate contenuti da televisione, ho altre 2 risorse molto buone, perfette per voi, e sto parlando di Rai Play e Mediaset Play. Rai e Mediaset sono 2 colossi della televisione italiana. Rai è il servizio nazionale della televisione e Mediaset è un servizio di televisione privato ma praticamente concorrente alla Rai. E loro hanno le loro piattaforme streaming, praticamente. Accedendo al loro sito web, creando un account completamente gratuito, avete la possibilità di guardare contenuti che vengono trasmessi alla televisione italiana. Film, serie TV, spettacoli, telegiornale, veramente qualsiasi cosa che è pensata per il pubblico italiano.
Ci sono anche dei contenuti esclusivi che trovate solo sul sito web e non in televisione. E anche se ci sono film, per esempio, stranieri, su queste piattaforme li trovate doppiati in italiano, ma sono anche molto comodi per i telegiornali, come vi dicevo prima, se avete voglia di ascoltare un italiano un po' più formale, giornalistico, che è molto buono anche quando dovete superare gli esami di certificazione, perché molto spesso ci sono articoli di giornale lì e chiaramente questi utilizzano il vocabolario giornalistico. A proposito di vocabolario giornalistico, anche io ho realizzato un video proprio su questo e ve lo lascio qui in alto nella card o giù in descrizione, perché sicuramente vi dà una buona base per capire il vocabolario di quel settore. E adesso stiamo per vedere le migliori per fare pratica con il vostro italiano. Sicuramente una delle app migliori oggi disponibili è Busuu, perché vi aiuta a costruire frasi reali, imparare espressioni che noi italiani utilizziamo davvero nella nostra vita quotidiana. E poi il grande vantaggio di Busuu è che i suoi corsi sono strutturati seguendo il quadro comune europeo di riferimento con i livelli da A1 a C2. La caratteristica più interessante è che potete entrare in contatto con madrelingua italiani che possono correggere i vostri esercizi. Un'altra app che mi piace molto è Memrise, che ha un approccio diverso, molto moderno e offre l'apprendimento soprattutto attraverso video recitati da attori madrelingua, seguiti da esercizi interattivi. Insomma, è come guardare delle mini serie TV mentre imparate. Quest'app si concentra soprattutto sul vocabolario, quindi se è quello che volete rafforzare e ampliare è sicuramente molto buona. Uno svantaggio è che a volte potrebbe risultare un po' monotona a causa della ripetizione. Altra app molto buona è particolarmente apprezzata per il suo modo di insegnare la grammatica è Lingodeer. Come vi dicevo prima, molte app si concentrano sul vocabolario, sulle espressioni, ma questa si concentra anche sulla grammatica, che è più raro da trovare. La cosa bella è che i corsi sono progettati per ogni lingua. Quindi voi imparerete l'italiano attraverso la vostra lingua madre, ma non sarà una semplice traduzione nella vostra lingua, che poi è uguale per tutte le altre. No, sarà proprio progettata per far comprendere a una persona della vostra lingua madre l'italiano. Le spiegazioni grammaticali sono chiare, gli esercizi sono ben strutturati. L'unico lato negativo è che i contenuti più avanzati sono a pagamento. Altra app che vi consiglio è Bilinguapp, che ha anche questa un metodo unico, e cioè attraverso la lettura bilingue di testi autentici. In pratica, vedete un testo in italiano e accanto la traduzione di quel testo nella vostra lingua madre e potete ascoltare l'audio registrato da madrelingua mentre leggete. Potete leggere fiabe, romanzi, articoli di attualità, c'è davvero di tutto e secondo me è anche un buon modo proprio per leggere, perché alcuni di noi a volte non hanno mai tempo o non riescono mai a cominciare a leggere, ma così facendo
prendete 2 piccioni con una fava, leggete un contenuto che desiderate, lo leggete in italiano, ma comunque con l'aiuto della traduzione, e lo potete anche ascoltare. Veramente molto comodo. Svantaggio anche qui è che la versione gratuita è molto limitata, però se potete spendere qualche euro per quest'app ve lo consiglio e non mi hanno pagato per dirlo. Se invece amate il cinema italiano e cercate dei titoli di film, ho realizzato un video in cui ve ne suggerisco 6, uno per ogni livello. Quindi non perdetevelo, lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Io vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter, perché così facendo potete ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Tanti materiali gratuiti, esclusivi, qualcosa che vi scrivo ogni tanto per tenervi aggiornati sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana, e anche selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione riceverete episodi di una storia proporzionata al vostro livello. Episodi in cui trovate le avventure dei personaggi, curiosità, esercizi, approfondimenti grammaticali, che fa sempre bene, no? Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti voi cosa fate e quali risorse utilizzate per fare pratica con il vostro italiano. Ovviamente tutte queste risorse che ho menzionato sono fondamentali per fare pratica con il vostro italiano, ma non sono sufficienti se volete fare pratica con l'italiano parlato per avere delle conversazioni reali in Italia o comunque in generale con gli italiani. Quindi in questo caso c'è soltanto una cosa da fare: parlare il più possibile con i madrelingua, fare pratica reale di conversazione. E se non avete nessuno con cui parlare italiano nel vostro paese, vi suggerisco di dare un'occhiata ai nostri pacchetti di italiano intensivo. Scegliendo il pacchetto che fa più al caso vostro, avrete la possibilità di svolgere lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati, persone vere, che alla fine diventeranno un po' vostri amici, vostri confidenti. Con loro potete fare conversazione, ma anche ripassare la grammatica, fare esercizi, preparare esami di certificazione. Voi dovete soltanto scegliere giorno e ora in cui svolgere le lezioni. Poi i materiali ve li diamo noi, i compiti ve li diamo noi, ve li correggiamo. Tutto affinché il vostro italiano passi al livello successivo. Visitate questo link per saperne di più su italiano intensivo. Detto questo, vi saluto e vi ricordo che studiare l'italiano è un viaggio continuo e richiede un po' di impegno, tempo e costanza. Anche 5-10 minuti ogni giorno è meglio di nulla. Quindi siate costanti, cercate di studiare regolarmente e i risultati arriveranno. Non si vedranno dal giorno alla notte, anche Roma non è stata costruita in un giorno, ma ci saranno. Credetemi. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.